Sion e Gemma, nati lo stesso giorno e amici fidati fin dalla tenera età, diventano maggiorenni e decidono di scalare un massiccio di roccapietro insieme per pregare lo spirito della terra nell'antica cerimonia tradizionale del loro popolo. Dopo aver affrontato coraggiosamente i mostri feroci che li hanno attaccati lungo il tragitto, Sion e la sua amica proseguono verso la cima, tra strapiombi e caverne. Ecco qui ragazzi, da questo menu voi potete rivedere appunto a che punto siamo, come vedete. Oltretutto su equipaggiamento lo fate così, potete anche scegliere di andare qua e modificare il vostro equipaggiamento. Automaticamente vedrete che ci mette lo spadone di rocca-pietra che ci bloccherà a seconda mano, la bandana di Trodain e l'abito di Trodain. Se noi proviamo a fare l'equipaggiamento automatico, vedete che si veste come il protagonista dello scorso Dragon Quest, in quanti lo conoscono, no? Questo vestito ha qualcosa a che fare con un certo soldato di Trodain, quindi è un riferimento al vecchio eroe, però questo equipaggiamento è pesantemente migliore di quello che abbiamo attualmente, quindi lo equipaggeremo. Inoltre schiacciando Start, ragazzi, il personaggio parte e corre automaticamente in avanti. Quindi come vedete, Here we are at last. Partono le cutscene, se non state attenti. It's such a shame about the weather. I was really looking forward to that view. Well, we better say the prayer and get this ceremony over with, eh? What was that? Durante il cazzino abbiamo l'equipaggiamento che abbiamo addosso, questa è una cosa che mi piace veramente molto. We're alive. But how? That great big flash of lightning. It was almost like you made it happen. Look! The mark on your hand! Huh? Oh, it stopped. Well, we can worry about that later. All I know is that you saved me yet again. I don't know what I'd do without you. Now, we really had better be finishing up this ceremony. Humble folk of cobblestone, great land spirits, hearth and home. Lift your voices up in prayer, sing it across all our drear. Blessed are we since days of yore, let it be so forevermore. Ed ecco, arriva il sole ragazzi a Lucca Comics, quindi andate tranquilli con la benedizione di Sion, che avrete 5 giorni di sole. Look! It just goes on and on and on. Whoever dreamed up this ceremony must have had this in mind. They wanted to show us how huge our world really is. Well, that's it. It's all over and now we're grown-ups. Shall we head down and tell Grandad and everyone?
They'll all be waiting for us at the bottom. Lui non parla, ragazzi, sta muto. C'è da dire che lei parla abbastanza per tutto. Se le gemme riescono a raggiungere le pendici del massiccio. Quindi viaggio rapido, probabilmente. Ecco, sono tornati giù. Vediamo, stavo andando un po' storto. Non abbiamo un tasto per il salto. No, eccolo qua. Stavo dicendo, abbiamo il tasto per il salto, invece c'è. Ecco io. Che belli messaggi così. We're back safe and sound, Grandad. Indeed you are, my dear. Thank the spirits for that. When we saw lightning striking up there, we got a little worried, I have to tell you. Sì, uno racconta cosa è successo sul massiccio di Rocapietra, però non parla. Well, I never. Sounds like it's nothing short of a miracle that you made it back in one piece. Well, there's no doubt about it, the spirit of the land was watching over. Now tell me, my dear, how was the view from the top? It was wonderful. I saw the sea stretch into the horizon and the sunlight playing on the water and... Oh, I've never seen anything like it in my life. You're true Cobblestonians now. Only we have the pleasure of looking out over the world of Erdrea in such breathtaking fashion, you know. You're still young, and the day may yet... I hope our little ceremony has opened your eyes to a little of what may await you out there. Now, it's high time we were heading back. I'm sure your mother is eager to hear how things went, young man. Don't keep poor Amber in suspense. Come on, you. Home time. Ok, Amber deve essere la nuova madre del nostro protagonista, quel che avrà adottato. Allora, se premiamo il tasto di la telecamera mostra ciò che vede l'eroe di gioco. Usa questa funzione per guardarti intorno, che è un po' veloce. Puoi salvare i tuoi progressi di gioco pregando presso una chiesa, vedi? Ecco, forse è una chiesa questa qua. Ora sei un uomo, conferito per aver... Ecco qui, abbiamo fatto anche il nostro trofeo, conferito per aver raggiunto la vetta del massiccio di Rocapietra e aver completato la cerimonia che si celebra in occasione del passaggio reietale. Perfetto. Allora, questi qua, come sapete, hanno delle informazioni, quindi bentornati. Allora, cerimonia è finita, congratulazioni, non dirmi che sei così emozionato che non ti ricordi più dove abiti. Segui ciò, tu ritroverai subito la strada, certo che devi essere davvero stanco per essertelo dimenticato. Dovresti tornare a casa e riposarti, quindi ci ha detto cosa dobbiamo fare. È la prima volta che vengo qua e quindi è normale che mi sono perso. Qui abbiamo anche una scala che sale. Magari ci sarà un forziere alla fine della scala. Proviamo a fare qualcosa. Mentre fare una scala di Dark Souls. Tanto è... Stiamo andando in direzione totalmente diversa da quella che ci ha detto il nostro amico lì. Penso possiamo scendere di qua, comunque una bella visuale del villaggio. Vai! Ah, non ci facciamo niente, ragazzi. Si sperimenta nella vita. Seguite i ciottoli. Qui ci saranno delle missioni. Avviso ai genitori, il massiccio è pericoloso per i bambini. Avvertite di non andarci a giocare. Invece là c'era andato il bambino brutto dello scorso episodio. Ecco qui. È lui, no, questa è una signorina. Dunque. Questo qua c'è. Pare essere una caverna, forse.
segui i ciottoli, arriverai a casa, vai a riposare. Qui abbiamo la chiesa. Vediamo. Abitanti rocamboleschi, rendiamo grazie ogni giorno per i doni ricevuti. Venite in chiesa ed elevate inni di lode. Venite alle messe obbligatorie, quindi. Quindi qua è tutto da esplorare, ma che bello. Quindi allora seguiamo i ciottoli che ci condurranno a casa nostra. Ecco, abbiamo il cane sabbio. Allora vedete, possiamo anche guardare in prima persona, però siamo fermi quando guardiamo in prima persona. Grazie Sabbi che ci hai mostrato casa nostra, io non lo sapevo dove abitavo. Oh, here's my little soldier. Well, not so little anymore. I've heard all about your big adventure. Look at you, all grown up. I hope he wasn't too much of a bother, Gemma dear. Of course not. Quite the opposite, in fact. You would have been proud of him. We got attacked by a monster at the top of the tour, and I ended up hanging onto the edge of the cliff by my fingertips. I thought I was done for. But you'll never guess what happened next. That mark on his hand suddenly lit up, and a bolt of lightning hit the monster. What did you say? That funny little mark? Lightning flying about the place? Goodness me. Sure. Here I was hoping he'd turn out nice and ordinary, but it seems his grandfather was right all along. Well, I've been putting this off for long enough now. You and me need to have a little talk. Here. This belongs to you. Your grandfather asked me to give you it once you'd come of age and climbed the tour. The truth is, there's something I've been keeping a secret all these years. Something I've never told another soul in the village. It's... how can I put this now? Well, he said you're the reincarnation of the luminary. What? Oh, don't ask me what the old fool meant, dear. I haven't got the foggiest. All I know is that your grandfather said you had a special destiny, and that there was something you had to do. He said that when you came of age, you were to head north to the capital, up there in Halladoor, and show that necklace thingy to the king. He seemed to think that if you did that, all would become clear. Clear as mud, I shouldn't wonder. Anyway, the long and short of it is that if you want to find out what this is all about, you'll have to leave Cobblestone and head over to Halladoor. Crikey. Well, I can't stop you leaving, I'm sure, but you won't be marching on an empty stomach. Come on, dinner. La reincarnazione del Lucente. Nonostante i suoi sforzi di prendere sonno, Sion non riesce a chiudere occhio. È troppo confuso a causa di ciò che ha scoperto ed è entusiasta per il viaggio che sta per intraprendere. Ad un certo momento in teoria abbiamo ottenuto un key item, sembra. Ecco, possiamo uscire.
con i compagni, sono membri del gruppo con cui puoi parlare. Quindi ragazzi, dobbiamo capire cosa dobbiamo fare in questo momento. Proviamo ad uscire. Non c'è un tracker, non c'è niente. Quindi purtroppo il gioco ci abbandona parecchio noi stessi. Dobbiamo proviamo a parlare con la madre, con la matrigna Amber. Dopo tutte le emozioni di oggi non mi stupisce, per non parlare della grande notizia. Quando io prima vado a fare una passeggiata, l'aria notturna mi fa sempre molto bene. Quindi forse dobbiamo uscire all'esterno. Vediamo, c'è un punto, forse qua possiamo parlare con la nostra amica Gemma. Oh, can't sleep either, eh? You remember this tree, don't you? I got my scarf stuck in it all those years ago. There I was, crying like mad, and there you were, running round trying to help me get it down. Some things never change, eh? You know, I always imagined we'd spend our whole lives right here in Cobblestone. That's why I was so surprised by what your mum said today. All that stuff about you being the luminary, that reincarnation thing. I remember the story my granddad told me. Once upon a time, long, long ago, the world was terrorized by a horrible monster. But then, the luminary appeared and saved the day. When it was all over, the luminary turned into a star, and he's been watching over us from up in the heavens ever since. That's his star, right there. How can you be the luminary too? I just don't get it. I know. That's what you're going to Halladoor to find out. I understand, really I do. Listen, we should both be getting back. Everyone will be wondering where we've got to. Goodbye, old friend. Alla fine le fatiche dell'intensa giornata trascorsa si fecero sentire e Sion cadde in un sonno profondo e agitato. Il mattino seguente Well, just look at you. You don't scrub up too bad, you know. Only wish your grandfather were here to see you. You won't forget him, will you? He was a fine, upstanding man, the pride of the village. You could do worse than try to be like him. Well, however you turn out, I'm sure you'll find a way to overcome whatever lies ahead. A mother knows these things. Oh, by the way, I've popped a little money I'd saved for a rainy day in your pack. Don't spend it all at once. non rimanere senza soldi, che va di moda, sapevo. Why don't you visit the village shop before you head off to Halladoor? You'll need some supplies for your big adventure. But don't take too long. The whole village is turning out to wave you off. Quindi siamo
pronti a partire, ragazzi, per la grande avventura di Sio. Però ci è rimasta male Gemma, mi sa che è innamorata lei. Tua mamma mi ha raccontato tutto, mi ha detto che devi partire per un viaggio importante, eppure sei così giovane. Bene, prima di andartene ricordi di passare al negozio. Sai dove si trova? In fondo a questo pendio dall'altra parte del fiume. Ok. Quando sarà toccato il tuo cuore di cui avere bisogno, dirigiti verso l'ingresso centrale del villaggio. Aspettiamo per salutarti. E se noi ci teniamo i soldi e non compriamo niente? Domanda? Qua? Oh, povero me, non so proprio cosa fare. Oh, guarda che si vede, il giovane Sion. Arrivi proprio al momento giusto, un favore da chiedere. L'altro giorno stavo giocando con mio figlio per fare a breve lui ha una piuma eolica a cui è molto importante. Io come uno sciocco l'ho fatta volare via. Per fortuna il vento l'ha portata solo sul tetto del tuo capanno. Andrai personalmente a recuperarlo, ma soffro di vertigini. Comunque, sei un bravo ragazzo e che non hai paura di niente. Quindi mi chiedevo se non ti spiacerebbe andare su a recuperare il telefono a favore. Allora, qui accettiamola, va. Sapevo che mi avresti aiutato. Di sicuro sai bene cosa intende il sacerdote quando dice che bisogna essere gentili con il prossimo. Sei proprio un gran bravo ragazzo. Non c'è tempo da perdere, mio figlio non vede l'ora di avere la sua piuma. Corri al tuo capanno. Suppongo che tu sia già salito su un bel po' di tetti, ma ti consiglio di trovare un appiglio per arrampicarti, poi premere cerchio per saltare su. Non appena avrai trovato la prima orica, il portamento ti darà un cambio o qualcosa per sdebitarmi. Buona fortuna. Accettato la missione gesti di altruismo, quindi ragazzi è una missione secondaria. La prima potrebbe essere sopra quel capanno. Non si sa di qua. È in alto. Ecco, potrebbe essere qui, guardate. Uno scrigno. $50 monete d'oro. Adesso potremmo dire che non abbiamo... Ecco qui. Allora, aspirante collezionista di oggetti. Perfetto. Abbiamo tutti dei mini trofei. Andiamo a consegnare a piume eolica. Eccoti qua, Sion, vedo che ho trovato la piuma e la daresti. Possiamo anche dirgli di no, ma noi diciamo di sì, saremmo dei paladini in questa avventura. Sion, consegna la piuma eolica. Grazie, sapevo che non mi avresti deluso. Chissà come sarà contento mio figlio. Prima che mi dimentichi, ecco una cosuccia per ringraziare. Un ibisco del sonno. E non è tutto, voglio anche darti un consiglio che spero tornerà utile. Il fumetto viola sopra la testa di una persona e indica che ha bisogno di aiuto. Parlaci e scopri se puoi dare una mano. Chi è gentile con gli altri viene sempre compensato. D'altro il fatto che qualcuno ti racconti i suoi premi non significa che tu debba correre subito a risolverli. Puoi farlo anche quando hai voglia di fare qualcosa di diverso o non sai come proseguire. In ogni caso grazie ancora, sì, sono in debito con te. Ricorda, comunque cosa succede, sii gentile col tuo prossimo e vedrai che andrà tutto bene. Ok, hai restituito la piuma eolica all'uomo di Roccapietra per riportare il sorriso sul faccino di suo figlio. Non leggo più niente! Se questo piccolo incarico ti è piaciuto puoi continuare ad aiutare il prossimo parlando con le persone con un fumetto viola sopra la testa che incontrerai nel corso delle tue avventure. Grazie mille. Allora. Al negozio. Non possiamo cavalcare il cavallo. Mannaggia, spero di poterci salire sopra. Quindi ragazzi, il negozio dov'è? Che sia qua dove c'è il simbolo. Questo mi sa di negozio. Stai per abbandonare la cara vecchia Roccapietra, prima di poter scorrere di aver preso tutto l'essenziale. Come posso esserti utile? Vedete, acquista, vendi. Allora, bastone di cipresso, coperchio del tegame, scudo semplice, vedete, uno scudo, la bandana, che però l'abito del viandante ci dà più difesa, quindi quasi quasi
Dite che ce lo possiamo permettere? La bandana non credo che il bastone del cipresso, lo scudo io non lo prenderei l'abito del viandante. Vai. Ma ovviamente noi lo portiamo. Sì. Ok, erbe per antidoti, erbe medicinali. Non ne abbiamo, io ne comprerei anche una di queste. Sì. Vai. Cominciamoci a spendere. Ah no. Allora, come vedete c'ha equipaggiamento. Ah, forse perché non possiamo indossarla perché fa parte di un set. Proviamo a comprare anche la bandana. Scusate, ho sbagliato. Adesso non è proprio buon mercato, automatica. Allora adesso vediamo l'equipaggiamento, però questo è migliore, vedete che i PM massimi aumentano con la trodeina e questi aumentano i punti vita massimi. Io rimarrei così, ragazzi, perché mi trovo, io sapere non li spendo, però mi trovo meglio ad avere qualche punto ferita in più, quindi per il momento però vediamo un attimo cosa dice il gioco. Equipaggiamento, vediamo i consigli del gioco. E l'abito del viandante è consigliato, quindi allora dovremo lasciare il villaggio come prossimo obiettivo, quindi abbiamo un'altra missione nella zona forse di quelle che ci possono dare le persone. Comunque ragazzi, siamo caduti nel fiume. Se vi è piaciuto questo episodio, mi raccomando, io vi chiedo di lasciarmi like per sapere, per aiutare una cifra al canale, ma soprattutto vi chiedo di iscrivervi al canale per sapere quando continuerà Dragon Quest, che mi è stato concesso appunto in prestito da Zardo, quindi lo ringraziamo. Noi ci vediamo alla prossima, ciao ciao a tutti ragazzi e grazie di essere stati con me, ciao ancora.